Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Visto che domani è San Valentino, con i tarocchi interattivi di oggi parliamo d'amore. Quindi se c'è una persona che state frequentando o magari vi state scrivendo o vi sentite, insomma, siete in relazione, andrò a parlarvi di lui o di lei. Quali sono le sue intenzioni, i sentimenti, ma soprattutto che futuro vuole con te. Si sta solo divertendo o vuole fare seriamente? Subito dopo la sigla con 2 varianti a scelta, più una terza che farò successivamente qualora non vi siete ritrovati in quella che sceglierete, andiamo a vedere questo amore che futuro vuole. E chissà Kitty che futuro vuole. Mh, coccole. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo le nostre 2 varianti per questo interattivo dal titolo "Amore, che futuro vuole?". A differenza degli altri interattivi questa volta, faremo 2 varianti un po' più approfondite anziché 3. Qualora non doveste ritrovarvi in una di queste 2 che sceglierete, vado a farne una terza alla fine, delle letture di questi 2 mazzi, andando a rimescolarli in maniera che magari possiate trovare in quest'ultima variante, quindi la terza, un messaggio, che, riguarda la vostra situazione. Sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato, se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini. Per la variante numero 1 mettiamo le chiavi che aprono e chiudono porte. Per la variante numero 2 l'angioletto che simboleggia i desideri. E per ultima, ma non meno importante, la variante che andremo a fare alla fine della lettura, di queste prime 2 e la contrassegniamo con questa candelina bianca perché è neutra, qualora non vi ritroviate, ecco, con la vostra situazione in una di queste 2, potete andare ad ascoltare quest'ultima, Vi chiedo di focalizzarvi su uno di questi 2 oggettini oppure sul mazzo e andiamo a vedere questo amore che futuro vuole. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Spero che si vedano. Voilà. Ok, chiavi, iniziamo con voi. Facciamo un po' di spazio qua. Chiavi, suerte per voi. Andiamo a vedere questo amore che futuro vuole. Prima però voglio parlarti un attimino di te. Chiave. Chi sei tu, chiave? Sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, chiave? Ti vedo una persona molto passionale, un qualcuno che quando decide di fare una determinata cosa la fa
perché ci crede fino in fondo e non solo così tanto per fare, Penso che tu possa essere in questo momento, perché lo vedo di qua, in una, situazione dove probabilmente, è come se potesse mancarti un po' il coraggio di agire, infatti abbiamo poi questa carta dell'appeso. Un qualcosa che devi andare a fare, ma tuttavia è come se tu ti sentissi in una situazione che non va né avanti e né indietro e quindi potresti essere un pochino titubante, nell'agire. Ti vedo un qualcuno, una persona molto empatica, con questa imperatrice, un qualcuno che normalmente viene considerato un po' il punto di riferimento anche per altre persone. Della serie, quando hanno bisogno di un qualcosa, cercano te, chiave. E potresti anche essere un amante degli animali, possedere magari un cane, un gatto, o comunque avere anche questa passione per gli animali. Ti vedo giovanile, chiave. Potresti essere, ecco, un qualcuno, che dimostra magari meno anni, dell'età che ha, oppure può piacerti stare in compagnia, di persone giovani o hai tanti amici, più giovani di te. Qui, vedi continua a uscirmi questa preoccupazione, su questa carta dell'appeso che abbiamo visto prima, poi andiamo a vedere a che cosa fa riferimento. Sei, una persona, che ha dei gran bei valori, chiave, ehm, presumo, tu possa avere magari una famiglia o volerla o credere molto, ecco, in questi, valori familiari. E sì, ti vedo innamorata, di un qualcuno. E non a caso qua avevamo l'imperatrice e c'è uscito questo imperatore, che penso sia, un po' la fonte, di questa preoccupazione che abbiamo visto prima. Poi andiamo a approfondire e vediamo questo imperatore che futuro vuole, circa te, posso ancora dirti che, di recente, per un qualcosa che, fa riferimento, alla tua famiglia o comunque una situazione che c'è in questo momento nella tua vita, tu potresti aver ricevuto un messaggio importante, perché questa è una carta, di, messaggio, comunicazione o magari la stai aspettando, un messaggio importante, nonché, circa i sentimenti, abbiamo questa carta delle stelle, mi indica, un sogno, un desiderio, la voglia di, arrivare a realizzare una determinata cosa con questo imperatore che c'è qua, dove presumibilmente, stiamo sperimentando una sorta di sofferenza al cuore, la nostra chiave è un qualcuno dotato, di un'enorme pazienza, con questa temperanza direi, una pazienza infinita, sicuramente ecco, un qualcuno che ama stare in compagnia, che ama ecco, chiacchierare, stare in compagnia e divertirsi. Penso che, tra le compagnie, tra queste amicizie che tu puoi avere, ci sia, qui una persona di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario, dove, potresti aver avuto magari, ecco, una situazione, che, non ti ha convinta o convinto fino in fondo. Che cosa vuol dire? Che potrebbe essere una persona invidiosa, può essere qui fanno vedere un uomo, ma anche una donna, volendo, se stanno, voi convertite comunque, il senso della carta, c'è un qualcuno fra le tue amicizie, vedo, che potrebbe essere invidioso di una, determinata situazione tua, nonché averti messo magari un po' i bastoni tra le ruote circa un qualcosa, mi indicano. Comunque, questo era un po', quello che ci hanno fatto vedere per te, chiave.
E adesso andiamo a vedere questo amore che futuro vuole. Vado a parlarti di lui, di questo imperatore che abbiamo visto qua, e inizio col darti alcune lettere iniziali che ti ricordano qualcosa o devono ricordarti qualcosa di questo amore. Potrebbero essere le iniziali del suo nome, del suo cognome, oppure l'iniziale del paese dove questa persona vive, o comunque lettere che ti ricordano qualcosa di lui o di lei. Andiamo a vedere. Per la chiave. Per la chiave abbiamo la lettera G, la lettera P, la lettera V, la lettera D, la lettera N e la lettera O. Queste sono. Ma aggiungerei ancora la lettera E. Sono lettere iniziali che ti ricordano un qualcosa, che potrebbero ricordarti un qualcosa di questa persona. Okay, adesso andiamo a vedere che futuro vuole. Ti do ancora 4 numeri che fanno parte, che possono far parte di una data o possono ricordarti qualcosa di lui o di lei. Abbiamo il numero 17, il numero 41, numero 60 e numero 23. Spero che si vedano. Potrebbe anche essere la sua età o questi numeri far parte della sua data di nascita, o un numero che appunto può ricordarti questa persona. 17, 41, 60, 23. Andiamo a vedere adesso questo amore che futuro vuole con te. Questo amore io lo vedo di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potrebbe anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Questo amore direi che già da queste prime carte che vedo qua, il futuro lo vuole e come con te. Abbiamo questo 10 di coppe, ci parla di un consolidamento, abbiamo questo 2 di coppe che ci parla di sentimenti, però questo 2 di denari mi fa pensare che questa persona in questo momento, ecco, nella sua vita possa avere anche altre priorità magari, ecco. È come se appunto ci sono sentimenti, è attratto da te, ma in questo momento potessero esserci nella sua vita, ecco, per via di questa indecisione, anche altre priorità che adesso andiamo a vedere che cosa sono. Innanzitutto ti dico circa quelle priorità che ti ho accennato prima, che potrebbe essere un qualcuno che in questo momento potrebbe trovarsi magari un pochino in difficoltà, nonché aver chiesto un aiuto per un qualcosa. Io intendo a livello economico, o sta cercando di cambiare lavoro, oppure insomma si sta facendo aiutare da un qualcuno. Io ci vedo una problematica circa un qualcosa di economico, però ecco, è un qualcuno che sicuramente non vuole perderti
tutt'altro. Qua c'è una bella passione. Sicuramente è un qualcuno che, vuole un futuro con te. Ho anche questa carta di pensiero. Come ti dicevo, un 10 di coppe per me è in assoluto, un diciamo una carta che mi parla di consolidamento. C'è una problematica economica, che, può essere, in questo momento, nella vita di questa persona. Vedi, non a caso è come se si sentisse vincolato o non completamente libero per poter, decidere di fare determinate cose con te, ehm Guarda, non a caso qua anche sul 10 di coppe c'è uscito questo asso, mi riconferma, che questa persona ha dei gran bei sentimenti. Cosa ti posso dire? Io vedo che questo amore, è qualcosa di prezioso, eh. In questo momento, probabilmente devi viverlo per quello che è, per quello che ti dà, perché loro indicano, che, questa persona potrebbe non sentirsi completamente libera di agire circa te come vorrebbe, però ci sono dei gran bei sentimenti, abbiamo anche, questo 10 di denari. Non escludo che, sia, ecco, un qualcuno con il quale già state convivendo, o sicuramente, c'è tra di voi, una gran bella comunicazione con questa carta del mondo. Se non state ancora convivendo, qui indicano che potrebbe essere un qualcuno che vive in un'altra città, con rispetto a te. Questa carta della giustizia sull'asso di bastoni non mi lascia dubbi, che possa esserci, ecco, tra di voi una bella, intesa, un pizzico ostacolata, ecco, da un problema che può essere economico o, puoi saperlo tu se non è economico, magari, ecco, essendo questo un interattivo può anche far riferimento a un'altra cosa, però io qua ci vedo sentimenti e una gran bella passione. Questo amore che futuro vuole? Questo amore il futuro lo vuole assolutamente, deve andare a risolversi qua una problematica circa, la sua vita in questo momento, può essere economica, lavorativa e trattandosi di un interattivo, anche di un qualcos'altro. Vediamo se ci dicono qualcosa di più. Per alcuni, ma non per tutti, potrebbe far riferimento alla presenza, ehm, di un'altra persona, ecco, nella vita, di questo re di spade, Quindi indicano che è possibile che questa persona non sia sola e che debba provvedere magari, ecco, a una famiglia sua. Te lo dico perché, mi è uscita questa carta, che normalmente indica la presenza anche, di una terza persona, ma non per tutti, perché questo è un interattivo, magari per altri è un discorso di lavoro, è un qualcuno che in questo momento, si sente particolarmente solo, perché ho questa carta dell'eremita, come se, affrontando determinate cose, ecco, della sua vita, si sentisse particolarmente solo. Però tornando a te chiave, ti dico che qua, questa persona, oltre al discorso della passione, ha anche per te dei gran bei sentimenti, andrà, a risolversi magari queste, problematiche, è un qualcuno che ha intenzione di impegnarsi, con questo 8 di denari. Non è una persona che si sta divertendo con te, tutt'altro. Di fatto però, c'è la necessità, ecco, per lui di lasciarsi alle spalle delle determinate dinamiche per riuscire, ecco, a vivere questo amore con te,
liberamente come vorrebbe. Vedi, anche questa carta mi indica intromissioni dall'esterno. Quindi ti dico che questo amore un futuro lo vuole, ha una gran bella passione per te e anche dei gran bei sentimenti. Tuttavia c'è, diciamo, questa problematica da risolvere. Andiamo a vedere gli arcani maggiori che cosa ci dicono per te. Mh, circa questo amore. Penso che le problematiche si risolveranno con questo 8 di denari, perché c'è impegno reciproco da parte sua e anche da parte tua, Quindi arcani maggiori, questo amore della chiave, che futuro vuole? Vediamo un po'. Abbiamo questa carta della papessa, è una carta che in questo caso ci indica che è un qualcuno che una persona abituata a pensare, a non fare mai nulla per caso, indica che sta comunque pensando, cercando la soluzione migliore per lui e anche per te, a costo magari di dimostrarsi anche un pochino, potrebbe anche essere un po', come ti posso dire, scostante, nei tuoi confronti. Perché dico questo? Perché la papessa è una carta che mi parla di un'energia, di una persona che potrebbe anche fare un passettino indietro, ma non perché non ha interesse, tutt'altro, è perché vuole fare la scelta giusta, per sé e per le altre persone che gli stanno intorno. Ne vado giù vado ancora a metterne giù una. Infatti prima ci parlavano di queste problematiche che lui potrebbe avere. E andiamo a vedere questa papessa che cosa fa. Beh, neanche a farlo apposta c'è uscito questo papa. Allora, ti dico questo, questo amore un futuro lo vuole. Tuttavia, ritengo che in questo momento possa esserci un qualcosa di importante anche per lui, come ti dicevo già all'inizio, come se potesse avere anche altre priorità, che deve andare a risolvere, per riuscire, ecco, a, vivere pienamente con te, questo rapporto che avete. Qui stiamo parlando di 2 persone con una, connessione, fantastica, e io penso che questo amore sia qualcosa di prezioso, anche questa connessione che voi potete avere sia un qualcosa di prezioso. In questo momento vivilo per quello che è, vedrai che nel tempo, questa persona andrà a fare determinati passi in maniera che abbiate la possibilità, ecco, di vivervi come è giusto che sia. Bella connessione, quella tra il papa e la papessa. Infatti mi viene da dirti, vedendo queste 2 carte e siamo in tema, una frase di Madre Teresa di Calcutta che diceva che l'amore non vive di parole, ma neanche può essere spiegato a parole, e fra voi 2 io penso ci sia questa connessione magica. Questo era per te, chiave. Ti dico adelante con questo imperatore. Ci sono dei gran bei sentimenti, questo l'avevamo già visto prima. Ma
Ma vedendo questo eremita, aggiungo ancora che se in questo momento non siete insieme, ricordati che è nella separazione che si capisce e si sente la forza con cui si ama. E qua la forza con cui si ama l'abbiamo vista e come. E tu l'hai capita, chiave. Adelante. Vado a ritirare queste carte e passiamo all'angioletto. Qualora non ti fossi ritrovata in questa stesa, chiave, ti invito ad andare ad ascoltare l'ultima che farò, che comprende i due mazzi. È possibile che tu riesca a trovare magari un messaggio destinato a te. Adelante, chiave. Angioletto, suerte per te. Andiamo a vedere questo amore che futuro vuole. Prima però voglio parlare un attimino di te, Angioletto. Vediamo chi sei tu. Angioletto, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Angioletto, qua ci siamo sentiti di recente probabilmente, o ci stiamo sentendo un po' esclusi da un qualcosa, e questa cosa ci comporta anche un senso di tristezza, una sensazione come se tu possa sentirti, ecco, abbandonato, abbandonata. Sei un qualcuno che in questo momento desidera o già l'ha fatto fare un viaggio, perché questa carta mi indica questo, o c'è questo viaggio che vuoi fare, che desideri fare. Sei un qualcuno, io qui vedo un artista con questo angioletto, sai perché ti parlo di artista? Perché ho questa carta, angioletto, mi viene da dirti disegna, scrivi, crea, però focalizzati anche molto su te stesso, su te stessa. Sei un qualcuno che ha una grande capacità di amare ed è disposto circa i sentimenti anche a lottare, a non arrendersi, perché questa carta mi indica questo. Non a caso circa quel discorso del viaggio, guarda, sopra mi è uscito anche il carro. Io penso che tu possa avere in questo momento una meta lontana o possa aver fatto un cambio di casa o stia pensando magari o stai pensando, scusa, di fare un trasferimento, un cambio di casa, nonché andare anche all'estero. Un'altra cosa che mi dicono di te è che sei un qualcuno, oltre a essere un artista, potresti anche essere un musicista, comunque scrivere, disegnare, dipingere. Sei anche una persona molto altruista, dedita probabilmente al prossimo, o fai un lavoro a contatto con le persone che ti porta a fare, ecco, un qualcosa per gli altri. Qui
Cosa mi dicono ancora di te? Beh, il musicista mi è uscito, quindi potresti essere un amante della musica e circa una canzone in particolare che ascolti spesso. È come se tu andassi a ricordare, ascoltando questa canzone, una situazione che potrebbe preoccuparti un pochino. Stiamo parlando magari della serie ascoltiamo musica perché ci fa stare bene e ci fa dimenticare determinate situazioni che ci preoccupano. Anche qui ci parla di creare, disegnare, essere un artista. Focalizzati un pochino di più però su te stesso, angioletto, perché sei una persona con delle grandi capacità in tutti i sensi, però è possibile che tu vada magari a disperdere un pochino le tue energie dedicandoti agli altri piuttosto che a delle situazioni che ti stanno particolarmente a cuore, ma che poi alla fine magari possono lasciare un pochino a desiderare. Qui con questa carta del mago per me l'angioletto è un qualcuno con un'intuizione particolare, un'intuizione che spesso tu puoi avere e che ti porta a fare delle scelte giuste per te, nonché avere anche magari una passione in ambito esoterico, passione, io intendo essere appassionata o appassionato di tarocchi o leggere anche a tua volta i tarocchi. Ultimissima cosa che ti dico è che circa questo viaggio che abbiamo visto qua, è come se in questo momento ci fossero degli impedimenti. Beh, ci sta anche perché, vista anche un po' la situazione in generale che abbiamo, qua mi parlano di un impedimento con questa torre e quest'altra carta, circa un possibile trasloco o un viaggio o uno spostamento che tu vorresti andare a fare. È solo momentaneo, però ecco, mi indicano questo. Una comunicazione importante che tu puoi aver ricevuto o che riceverai, circa un discorso più economico, però in questo caso. Comunque, un qualcosa che ti verrà comunicato e che sarà fondamentale, ecco, in questo momento, o può essere già stato, per una situazione che è presente in questo momento nella tua vita. E questo eri tu, angioletto. Adesso vado a parlarti del tuo amore, che futuro vuole. Vado inizialmente a darti delle lettere, alcune lettere che sono le iniziali, che dovrebbero ricordarti qualcosa di questo amore, per l'angioletto. Vediamo che lettere abbiamo. Ho tante lettere A, ho la lettera P, la lettera F, la lettera R, la lettera C, e la lettera T. Queste sono per l'angioletto. Quindi sono lettere che possono appunto, sono lettere iniziali che dovrebbero ricordarti un qualcosa di questo amore. Adesso vado ancora a darti 4 numeri che possono far parte di una data o
possono ricordarti qualcosa di lui o di lei. Abbiamo numero 14, numero 40, numero 54 e numero 2. Può essere un numero che fa parte della sua data di nascita, nonché la sua età. Sono questi, spero che si vedano: 14, 40, 54 e numero 2. E adesso andiamo a vedere questo amore che futuro vuole. Innanzitutto vediamo di che segno è amore per l'angioletto. Questo amore per l'angioletto è sicuramente di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, ma potrebbe anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Vedo ho tanta presenza, ecco, di segni di terra in questa stesa. Qui, angioletto, te lo dico che stiamo parlando di un'anima gemella o di una fiamma gemella, perché questa carta me lo indica. È una persona molto complementare con te. Ricordati che l'amore non guarda con gli occhi ma con l'anima. Mi è venuta in mente questa frase di Shakespeare vedendo questa carta dell'anima gemella o fiamma gemella, nonché ti dico anche che è un qualcuno con il quale avete una gran bella connessione, le due persone che si specchiano l'una nell'altra, e stiamo parlando qua di questo amore per l'angioletto, di un'anima o di una fiamma gemella. È possibile che sia un qualcuno più giovane di te come età, o avere un aspetto molto giovanile, oppure potrebbe esserci un'importante differenza di età fra voi due. È un qualcuno che potrebbe avere, ecco, un carattere un po' orgoglioso, un pochino autoritario, un qualcuno che talvolta vuole un po' stare per i fatti suoi, magari è un qualcuno che volta le spalle e si isola, magari vuole starsene per i fatti suoi. Principalmente piace fare un po' come vuole lui, quando vuole lui, ecco, lasciandoti, ecco, magari con qualche piccola sofferenza al cuore. Qui stiamo parlando di una persona che di un uomo o di una donna che potrebbero anche avere dei figli, non per tutti, ovviamente è un interattivo. Stiamo parlando di un qualcuno che probabilmente, ecco, anche con questa carta potrebbe essere che ti desidera, ma non lo dice. E di un qualcuno dove in questo momento o di recente può esserci stata una chiusura o come ti posso dire, una chiusura o un fatto inaspettato tra voi due, anche un bisticcio con questa torre potrebbe essere. Presumo che possiate aver fatto con questa persona dei progetti che probabilmente non sono andati in porto come sarebbero dovuti andare. È un qualcuno che in questo momento o circa te sta sperimentando un cambio di ciclo importante. Lo vedo probabilmente distante da te, vivere in un'altra città.
nonché molto preoccupato circa la vostra relazione, perché questo 9 di spade mi fa pensare questo. Come se, ecco, circa voi 2, circa questo rapporto che voi avete, potesse avere una preoccupazione importante, quasi col 9 di spade da non dormirci la notte, quindi ehm, questo amore che futuro vuole? Io qua circa te penso che questo amore possa volere un futuro. Ho detto possa, poi ti spiego il perché. Tuttavia, in questo momento, tra voi 2 non vedo sufficientemente trasparenza con questo 7 di spade. Come ti dicevo prima, è un qualcuno che una persona molto orgogliosa, che vuole fare di testa sua, nonché va a dirti anche determinate cose, come fa comodo a lui, e quando vuole lui, insomma anche, e io ci vedo anche piccole bugie, piccole o grandi bugie che siano, però diciamo che questo rapporto che voi avete, a mio avviso, manca un po' di trasparenza, e penso che tu mi abbia capita. Parlavo di trasparenza e di fatto abbiamo questa luna che anche qua mi indica che futuro vuole. Io penso che questa persona non vuole perderti, ma allo stesso tempo possa non voler darti le certezze che tu cerchi, perché io la vedo una relazione non ufficiale, una relazione possibilmente nascosta, o che non è ufficiale come magari vorresti tu, mh? Proprio perché lui comunque ha questi atteggiamenti che ti dicevo prima. Io per te vedo però anche un'altra persona, Angioletto. Allora, questo sì, però hai anche un corteggiatore qua, che potrebbe essere di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario. Te l'ho detto perché appunto l'ho visto qua. Circa invece questo amore del quale ti parlavo prima, è un qualcuno che è molto attratto da te, però potrebbe essere che, ecco, in questo momento questa poca trasparenza che può manifestare nei tuoi confronti, lo porti, ecco, a insomma considerare questa vostra relazione, o mettere più in secondo piano questa vostra relazione con rispetto ad altre diciamo situazioni che in questo momento ci sono nella sua vita. Le amicizie, il divertimento, insomma, come ti dicevo già all'inizio, onestamente non lo vedo troppo maturo, pur essendo la tua anima o fiamma gemella, qui c'è ancora bisogno di lavorare su se stessi. Penso questo, sai, Angioletto. Vedi, non a caso sull'immaturo c'è uscito l'appeso. Sembrerebbe che questo cambiamento, o insomma questo progredire, come ti posso dire, maturare, sia una cosa ancora un po' lontana dagli obiettivi di questo tuo amore, nel senso che stiamo bene così, con questa carta dell'appeso, insomma,
non vogliamo progredire e rimaniamo un po' immaturi. Qui ti dico, questo amore che futuro vuole? Sì, vuole un futuro, però io ci vedo una relazione non ufficiale. Ci vedo che potrebbe esserci una decisione importante da prendere, che può anche riguardare te, circa con questo 4 di coppe, la pigrizia che dimostra, ecco, questa persona verso di te con determinati comportamenti. Magari può essere che ti promette determinate cose e poi non le mantiene. Io ci vedo anche pigrizia nel modo di fare, nel modo di comportarsi e nel non voler prendere, ecco, una decisione che sarebbe necessario prendere circa la vostra relazione. Comunicazione la vedo, o quantomeno ci sarà o c'è fra voi due, però qui piccole bugie. Sì, è un'anima gemella, una fiamma gemella, però deve ancora lavorare molto su di sé. Adesso con gli arcani maggiori vado a dirti un messaggio finale circa questo amore che sì, un futuro lo vuole, ma lo vedo nascondersi, vi vedo nascondervi. Stiamo parlando probabilmente di una relazione magari non ufficiale. Arcani maggiori per l'angioletto. Abbiamo il Papa, c'era già uscito prima, oggi è... abbiamo l'energia di questo Papa che ritorna. Cosa ti posso dire? Che io penso con questa carta del Papa, e anche ne metto giù un'altra proprio per darti un messaggio più completo, che ci siano da risolvere determinate dinamiche, da trovare un accordo tra voi due. Ti sto dicendo questo anche in funzione di ciò che abbiamo visto nella stesa di questo tuo amore. Bisogna trovare un accordo su un qualcosa, è necessario farlo e andrete a farlo con questo Papa. Ma e c'è uscita anche la papessa, mi era già uscito prima, sembra incredibile, e che le ho anche mischiate. E qui nuovamente ti parlo di una connessione bella che c'è tra di voi, ma allo stesso tempo con rispetto a questa stesa che abbiamo fatto prima, penso che possa trattarsi di una relazione non ufficiale, nonché un qualcuno che per il momento non intende ufficializzarla con queste due carte. E quindi questo amore che futuro vuole? Sì, vuole un futuro, però è papessa, abbiamo una bella connessione, ma probabilmente ognuno a casa sua. Penso che tu mi abbia capita. Angioletto, c'è anche da dire che il vero amore comincia quando non ci si aspetta nulla in cambio. E qui in realtà tu ti aspetteresti anche qualcosa in cambio. Purtroppo, ecco, c'è una persona che per il momento io non la vedo pronta
per ecco, darti quello che sarebbe giusto. E questo è angioletto. Ti dico adelante. Adesso vado a ritirare queste carte e a fare un po' di ordine qua sul tavolo e prepariamo, qualora tu non ti fossi, ecco, trovata o trovato in questa stesa, vado a fare quest'ultima stesa che è un po' un misto, fra questi 2 mazzi, per vedere che potrai seguire, ecco, qualora, non avessi trovato in questa stesa o nella prima un messaggio per te. Quindi, vado a sistemare queste carte e ci vediamo subito dopo. Ho già posizionato qua la candelina bianca che contraddistingue questa variante, che potete ascoltare qualora non vi siate ritrovati in una delle 2 varianti precedenti. Rimescoliamo un attimo le carte e vediamo questo amore che futuro vuole per la candelina bianca. Mazzo centrale, energia neutra per te. Aggiungiamo ancora queste, rimescoliamo un attimo. E anche qua scegliamo il massetto centrale. Candelina bianca, andiamo a vedere questo amore che futuro vuole. Innanzitutto però voglio vedere chi sei tu, andiamo a parlare, a dire qualcosina su di te, e poi ti parlerò del tuo amore. Candelina bianca, sei di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, cancro, scorpione e pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, candelina bianca? Ma qua abbiamo una persona creativa, una persona alla quale potrebbe piacere scrivere, dipingere, disegnare. E, ti vedo creativa, ti vedo altruista, nonché un amante della musica anche, potresti essere un musicista, o una musicista. E qui, ecco, va per la maggiore in quest'ultima variante. Io penso un qualcuno che per forza di cose è un artista in qualcosa, perché le abbiamo tutte, musica, arte, scrittura, oppure ti piace farlo, può essere una tua passione. Candelina bianca è un qualcuno che di recente può aver fatto un trasloco, un cambio di casa o lo vuole fare, un viaggio anche all'estero. È una persona con un aspetto molto giovanile, ti vedo, o che ti piace stare in compagnia dei giovani o che hai molte amicizie più giovani di te e che in questo momento è come se tu non ti sentissi completamente a tuo agio circa una situazione. C'è una decisione che tu hai preso di recente che ti ha portato a chiudere una situazione dove avevi l'impressione che non valesse completamente la pena. È come se circa una situazione hai deciso di chiuderla perché è possibile che non valesse, ecco, la pena continuare. Mi indicano questo.
Candelina bianca, parlo ancora di te. Qui viaggi sempre, eh? Abbiamo già visto prima col carro. Sei un qualcuno che potresti essere in questo momento divorziato o divorziata o separato, viceversa, insomma, o aver sperimentato in passato una chiusura importante circa il discorso sentimentale. Lavorativamente parlando, ti vedo con una certezza, è come se tu stessi in questo momento lavorando, oppure è possibile che tu abbia intenzione di cambiarlo, questo lavoro, o di parallelamente metterti anche a fare un qualcos'altro. Vedo questo. Altra cosa, sei un qualcuno che non ama dare troppe spiegazioni, nel senso che lo vedo da questo re di spade che abbiamo qua, e che ci può anche stare, perché comunque, ecco, oggi come oggi, il fatto di essere un pochino riservati, un pochino discreti, può essere buona cosa, Qui io ti vedo una persona che non ama dare, ecco, spiegazioni più di tanto. E questa eri tu, Candelina bianca, e adesso vado a parlarti di questo tuo amore, questa persona speciale. Che futuro vuole? Innanzitutto vediamo alcune lettere che sono le iniziali, che dovrebbero ricordarti qualcosa del tuo amore. Per la candelina bianca, vediamo. Candelina bianca, qua per te ho la N, la lettera D, la lettera E, la lettera M, la lettera L, e ci aggiungerei ancora la lettera F, e queste sono per te. Sono le iniziali, ecco, delle iniziali che dovrebbero ricordarti un qualcosa del tuo amore. Vado a darti 4 numeri che fanno parte di una data o possono ricordarti qualcosa di lui o di lei. Numero 9, numero 63, numero 72 e 26. Quindi sono questi: numero 9, 63, 72, 26. 72 potrebbe essere anche il suo anno di nascita, oppure insomma sono numeri che fanno parte magari di una data o possono ricordarti qualcosa di lui o di lei. E adesso andiamo a vedere questo amore che futuro vuole. Innanzitutto questo amore è di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine,
ma potrebbe anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Io questo amore lo vedo lontano da te, o in questo momento non vi state sentendo, non vi state vedendo, o meglio, vi vedo distanti, vi vedo magari non lontanissimi, ma con questa carta dell'eremita è come se insomma non siete insieme. Questo amore che futuro vuole? Torniamo a noi. Ti dico che questo amore un futuro lo vuole. E perché ti dico questo? Perché qua abbiamo due assi. Asso di coppe, asso di bastoni e questa carta del mago. Però ci sono dei però che adesso ti devo andare a spiegare. Allora, c'è una situazione che preoccupa particolarmente questo tuo amore, con questo 9 di spade e questo 5 di spade. Mi viene da pensare che possa essere stata tu aver messo in atto questa torre che abbiamo visto all'inizio per te, perché lui lo vedo preoccupato circa te. È come se potesse considerarti in questo momento un po' come una battaglia persa. Questa persona ha dei sentimenti per te, nonché una gran bella passione, la vedo di qua. È un qualcuno che è possibile che possa averti nascosto un qualcosa o averti detto delle bugie. Questa luna e questo 7 di spade mi indicano quello. Lo vedo una persona molto socievole, una persona di compagnia che potrebbe avere tante amicizie, maschili e femminili. E è un qualcuno che va ad analizzare tutto ciò che tu gli dici o che puoi avergli detto circa dei sentimenti o circa, ecco, il voler fare determinate cose insieme. Questo è un pensare, è un analizzare, e in ogni caso non indica una persona che non è interessata, tutt'altro. A maggior ragione ci stanno parlando di un qualcuno che ha un interesse per te, sta pensando, sta analizzando a determinate cose che tu puoi avergli detto, circa questo 10 di coppe che è un possibile concretizzarsi di un qualcosa o un consolidamento anche. E io penso che una delle cose che questa persona ricorda in particolare può essere un momento del passato che voi avete vissuto insieme e dove presumibilmente vi siete trovati in un bel posto che può essere stato in mezzo alla natura o dove c'era molto verde, nonché passeggiare da qualche parte anche. Ci vedo tanti fiori anche, può essere ecco, un posto in particolar modo nel verde e lo ricorda con piacere, ecco, con affetto, con amore. Allora, torniamo a noi. Che futuro vuole? Io sono dell'idea che questo amore, un futuro con te lo vuole nel momento in cui tu deciderai con questo mago di riaccettarlo nella tua vita. Per me
La carta dell'eremita in questo caso indica anche un ritorno dal passato, e come ho l'impressione che possa essere tu che per un qualsiasi motivo puoi averlo allontanato, tant'è che lui ti considera una battaglia persa, e nonché qui c'è preoccupazione, ansia, insonnia. E ho questa carta di contrasti, probabilmente, su determinate decisioni che era necessario prendere e che non sono state prese, circa voi due. Per concludere ti dico che questo amore un futuro con te lo vuole, ma è come se dipendesse da te. Allora, questa carta del mago indica che sta aspettando una possibile azione da parte tua, o viceversa. Ecco, qui c'è un'azione che si andrà a fare l'uno verso l'altra. E cosa ti posso ancora dire? Che qua non so perché ho la sensazione che dipenda da te, perché lui di fatto la preoccupazione ce l'ha, ha dei sentimenti, nonché una gran bella passione. E è come se stesse aspettando una mossa da parte tua. Io vedo questo, candelina bianca. E adesso vado ancora a darti un messaggio con questo mazzo degli arcani maggiori. Vediamo che futuro vuole per la candelina bianca. Abbiamo il mago, ma qui c'era già uscito prima. Allora, qui un futuro lo vogliamo, e stiamo parlando anche di qualcosa di concreto con questo 10 di coppe, però è necessario fare un'azione determinante perché questo possa succedere. Non a caso mi è uscito il mago qua e anche il mago qui negli arcani maggiori. Allora, che diciamo questa azione dipenda da te o che dipenda da lui, loro indicano che verrà fatta ed è necessaria. Dopodiché, ecco, questo futuro c'è o ci sarà, però dipende molto da come si comporta, diciamo, questo mago. Vediamo un po' cosa ci dicono ancora per te. Abbiamo la carta della forza, guarda. Qui c'è da impegnarsi, entrambi, penso, ecco, nell'andare a magari ripristinare questa situazione, nonché fare un qualcosa, impegnarsi perché questo futuro che ci parla di concretezza possa esserci. Io vedo questo per te, quindi mago forza, non sono uscite a caso, e visto che per te prima avevamo questo carro o questa possibilità di un trasferimento o di un cambio di casa, magari anche circa questa persona, ricordati che la vita è un viaggio e le fermate migliori sono le persone speciali, ok? Candelina bianca? E questo era per te, diciamo, qualora tu non ti fossi ritrovata in una delle due varianti precedenti, è possibile che in questa tu abbia trovato un qualcosa che fa riferimento a te, che fa caso tuo. Ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana, perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!